nella Cina ci sono i suoi lati anomali, tipo questa signora con il suo sacchetto. Incredibilmente schifoso. Devo prendere un po' la mano, ma adesso dai. La mano o la zappa? Binario 19B. Stazione che sembra un aeroporto. Siamo arrivati alla stazione di Chongqing Ovest. Abbiamo preso i biglietti su trip.com, che è la via più facile e più conveniente per noi occidentali. Abbiamo trovato i biglietti in seconda classe, treno super veloce, quindi in un'ora siamo arrivati, e il costo è di circa 20 euro a testa, con posto assegnato. E adesso col passaporto facciamo l'accesso qui, non c'è bisogno di stampare il biglietto e una volta che aprono gli imbarchi si accede da qui con il passaporto. E tu? Comunque una volta arrivato il gate è abbastanza intuitivo, c'è il numero del treno sopra e quando c'è la luce verde in alto sulla destra si può fare l'accesso col passaporto, che è nello sportello di sinistra. Piattaforma 19, carrozze 7. Imbarcati, avendo prenotato l'ultimo minuto, abbiamo i posti sparati, la Stefi su in testa. I posti sono decisamente comodi, considerando che io sono 1,80. Tavola anteriore, i posti sono configurazione 2-3 contro la prima classe che sono 2-2. Respirare aria non mi sembra vero. Arrivati alla stazione di Chengdu, ci sono tutti. Il viaggio com'è andato? Malissimo. Ah, pensavo peggio, No, dai. bene, ma un odore incredibilmente schifoso. E poi un po' di nausea. Bene, bene, bene. Nella Cina ci sono i suoi lati anomali, tipo questa signora con il suo sacchetto di carne. Il suo sacchettino di carne cruda e via che ci va. C'è Kentucky Fried Chicken. Comunque le scale sono un po' gettonate. Questo io faccio scale molto. Io non vedo il letto dietro. Allora, il Grand Hotel Park, dico solo che c'è il corridoio per entrare. Ah, qui è Bagno a doppio ingresso. Io passo per il salotto. Ana Madon, Ana Madon. la lavatrice c'è. Scrivania per fare business, salotto TV. Ah, direi niente male. Siamo al 18° piano, Chengdu. Mamma, ho pagato più di tende che di lenzuola. Ecco. E beh, niente male, niente male. C'è anche il cuociriso, se vuoi farmi un riso stasera. Ok, non ci possiamo lamentare di sta cameretta. Soddisfatta? O rimborsati. Siamo ufficialmente arrivati a Chengdu. Andiamo a vedere la piazza principale, Tianfu Square. Panda ovunque, ma proprio c'è, dove ti giri, ti siedi un attimo, panda. C'è l'acqua. Niente, era venuta una scena bellissima, ma di là c'è l'acqua. Questa è l'acqua. Scedi, ti l'acqua. Niente, avrei voluto far volare il drone, ma uno, non ce l'ho, due, non si può farlo volare, quindi abbiamo risolto il problema a monte. E la piazza ha la particolarità di rappresentare la forma del Tao bianco-nero, solo che qui da terra non è molto chiara l'immagine. In fondo c'è Mao. Andiamo a esplorare la piazza. Prime impressioni di Chengdu? Meno futurista di Chongqing, però comunque sia molto bella, ha il suo perché. Sì, sicuramente siamo più indietro qui, anche a livello di caos, di inquinamento, ci sono molti più mezzi a motore. Scendiamo in una delle due palle della piazza. Una cosa tipo un centro commerciale a cielo aperto? Sì. Siamo scesi sotto la piazza, qui centro commerciale, negozi, bar, durian, come siete adesso? Per il durian ho già dato abbastanza in Indonesia.
Ah, non male sto balletto. Spero bene. Devi Human. Comunque ero affascinato dal kit antisommossa della polizia, che quindi si usavano una volta nel Giappone feudale, insomma. Vuoi un panino leprotino o hai puntato altro? Quale vuoi? La Stefi non ha resistito alla merenda, il dolce Oreo con gli occhi. Però sono tutti buoni. Comunque siamo stupiti anche dagli accessori degli scooter qua, che sono un po' più avanti, hanno i corri di notte, i loro bei piumoni, le tettoie e niente male. Poi là negozi pedonale, ma Symptoma, me la ricordavo diversa come nome. Mentre questa ragazza occidentale dietro mi sta ripulendo lo zaino, siamo in un centro commerciale di soli articoli sportivi, si chiama High Wave Sport. Sono 11 piani di negozi di brand sportivi sia occidentali che cinesi. Sono anche le mitiche ciabatte di... mamma mia quanto pesano, pesantissime. E brand occidentali, prezzi occidentali, chiaramente non c'è nessuna convenienza, cioè, come si può immaginare. Vai da quella di fianco a farti leggere la mano. Credo che stia sentendo qualcosa. Furgo Panda. Questo è bello. Guarda che Te hai mai visto i film Il Signore del Male? no. C'è una cosa simile ma verde. Io prendo una testa di coniglio. Tutto ciò che è rosa e luccicante attira Stefi. La teoria dei butta dentro. Niente, non riesco a prenderla. Scende. Povera bestia. Poveri. Cosa gli è stata sta animale? Finalmente arrivati allo schermo 3D, speriamo di vedere qualcosa di interessante. Adesso finora solo pubblicità di cosmetici e altro. Ovviamente l'unica 3D è quando siamo arrivati, che l'abbiamo vista in una dimensione sola, solo da una parte.
andare di là? Approfitta che... Magari viene meglio. Questa loro che hanno anche il tondo. Dove qua? Come mi sta? Perfetto. Pronta per vedere i panda domani? Guardavo solo che questo qui ha un po' di cose. Niente, vedi sul coso se vuoi una testa di coniglio o se va bene. Yen. Va bene, ok. Alipay. Riusciremo a mangiare uno spot stasera? English? Avete diviso due? Sì, sì. Salò, Dopo diverse peripezie dovute alla lingua siamo riusciti a ordinare lo spot. Il problema è che io non mangiando carne e la Sefi sì, andargli a spiegare di farcelo diviso in due e farlo metà con la carne e metà senza non è stato così immediato, però alla fine copiando un po' qua un po' là dagli altri tavoli si è riusciti a combinare qualcosa. Quanto devono stare scommetto? Allora Stefi, come procede questo spot? Ci ho dovuto prendere un po' la mano, ma adesso dai. La mano o la zappa? Inizia ad andare. Sono arrivati il rapporto con le battente. anche i noodle istantanei. Ce la possiamo fare. Siamo arrivati quasi in fondo. Questa è la mia parte, questa è quella dello stesso. Una sera divertente, fortuna che ci ha aiutato la cameriera nell'ordine, sennò qui eravamo ancora in acque profonde. Fortuna la cameriera e disgrazia sti, non so come definirli, qui di fianco che hanno fumato tutta la cena. Non è stato piacevole, comunque hot pot promosso. Gesticolando. Un gran sbrodolamento però. Missione hot pot compiuta. C'è stato qualche caduto sul campo di battaglia, però ci riteniamo soddisfatti. La spesa sui 40 euro che è più che soddisfacente per quello che abbiamo mangiato e bevuto. Sì, da noi non ci mangi a malapena una pizza con questi soldi. Comunque promosso, preso tutto? Sì sì. Bye bye. Io ho fatto un Va bene tutto, però il gelato ai fagioli niente male. O una biennetta. Prendiamo questo. Andiamo più sulla tradizione.